Benvenuto a Francesco Zucchini, direttore di Naspred, che di recente insieme ad Andrea Pedrazzani si è occupato del cosiddetto premierato, quindi la riforma elettorale che il governo di Giorgia Meloni ha proposto nell'estate 2024 e che dovrebbe portare, almeno così nelle intenzioni, a governi più stabili e anche a un primo ministro più rappresentativo della volontà degli italiani. Che cosa prevede esattamente questa riforma? Propone l'elezione diretta del Premier e collega l'elezione diretta del Premier a un premio conferito alle liste che sostengono il candidato Premier e che consentirebbero al governo stesso di avere una maggioranza in Parlamento. È simile in qualche modo alle elezioni delle regioni, dei governatori, dal punto di vista del rapporto che esiste fra l'Assemblea legislativa e l'esecutivo. Questa riforma in qualche modo è un unicum, non esistono di fatto esempi di democrazia che adottino questo assetto istituzionale. C'è stata un'esperienza di elezione diretta del Premier in Israele per meno di una decina d'anni, ma differiva dalla proposta del governo Meloni perché in quel caso non c'era un collegamento fra l'elezione del Parlamento e l'elezione del Premier, collegamento che invece il premio dato alle liste che sostengono il candidato Premier istituisce nel caso italiano. Questo premierato in Italia non esiste ancora. Come avete fatto a testarlo e a testarne i possibili effetti? Abbiamo utilizzato un dataset sui governi dal dopoguerra, dal secondo dopoguerra ad oggi di tutta Europa e abbiamo sostanzialmente fatto una simulazione utilizzando le stesse tecniche statistiche che vengono utilizzate in medicina per valutare l'effetto, per esempio, di un principio attivo al passare del tempo sulla guarigione o l'effetto di una malattia al passare del tempo sulla mortalità. Viene chiamata survival analysis, analisi di sopravvivenza, e l'abbiamo adattata, diciamo, al caso delle crisi di governo, delle cadute dei governi. E in base al vostro studio porterebbe davvero a governi più stabili e rappresentativi? Bisogna intendersi sul concetto di stabilità. Esistono due tipi di instabilità. Esistono crisi di governo che hanno luogo durante una legislatura e crisi di governo che portano a elezioni anticipate. La proposta Meloni indubbiamente riduce in generale l'instabilità rispetto all'assetto corrente, ma d'altra parte accresce molto l'instabilità collegata alla possibilità di elezioni anticipate. Praticamente si annulla o quasi la probabilità di crisi di governo durante una legislatura, ma si accresce di molto la probabilità di crisi di governo in cui non si ha un nuovo governo durante la legislatura, ma si hanno elezioni anticipate. Con una riforma che accentra indubbiamente più poteri e più prerogative nella figura del primo ministro, che fine fanno il Presidente della Repubblica e il Parlamento, quantomeno il loro ruolo? Questa è una riforma che fa uscire la democrazia italiana dal novero delle democrazie parlamentari, perché in qualche modo ribalta il rapporto di fiducia. Nelle democrazie parlamentari gli elettori eleggono il Parlamento che conferisce una fiducia al governo. Di fatto questa riforma funziona al contrario, con una fiducia che viene espressa dagli elettori al candidato premier, e questa fiducia espressa al candidato e premier si trasforma tramite il premio alle liste che sostengono il premier, si trasforma in una maggioranza parlamentare sostanzialmente costretta a sostenere il premier, perché altrimenti, se il Parlamento sfiducia il premier, va a casa il premier, ma va a casa anche il Parlamento. E il premier, a prescindere dall'esistenza o meno di una fiducia del Parlamento, può sempre sciogliere il Parlamento. Il premier in questo caso ha un potere enorme nei confronti del Parlamento. Può scioglierlo e quindi indire nuove elezioni, e qualora il Parlamento volesse sostituirlo, in realtà decide anche per il proprio scioglimento, a meno che il Presidente del Consiglio, il Premier, non decide in autonomia di dimettersi senza sciogliere il Parlamento.
Questo può avvenire per varie circostanze, per malattia, per morte, per varie circostanze fortuite, ma in questo caso può essere sostituito e solo una volta da un altro esponente delle stesse liste che hanno sostenuto il premier nelle precedenti elezioni. Quindi il premier o la premier avrebbe per le mani un dispositivo di autodistruzione, diciamo. Sì, e il Presidente della Repubblica sarebbe sostanzialmente svuotato degli attuali poteri. Con Andrea Pedrazzani proponete anche, diciamo, una via alternativa, la cosiddetta fiducia costruttiva. Di cosa si tratta? Ci siamo posti la seguente domanda, se vuoi. Se il problema è davvero quello della instabilità governativa, ed è effettivamente un problema storicamente per l'Italia, esistono altri assetti istituzionali che consentono uguali o anche più elevati livelli di stabilità senza rinunciare alla dimensione parlamentare della democrazia italiana? E la risposta più naturale è stata il caso tedesco, quindi la sfiducia costruttiva alla tedesca. E quindi abbiamo simulato anche in questo caso, come abbiamo fatto col premierato, l'effetto che l'adozione di questo assetto istituzionale avrebbe nel caso italiano in varie circostanze, con vari livelli di frammentazione partitica. E il risultato è che avremo uguali o anche più elevati livelli di stabilità, ma diversamente distribuiti fra, diciamo, la stabilità perché non abbiamo crisi di governo durante la legislatura e la stabilità perché non abbiamo lo scioglimento anticipato delle Camere, quindi elezioni anticipate. In questo senso, la sfiducia costruttiva sembra produrre molta meno instabilità dovuta a elezioni anticipate e un po' più di instabilità dovuta all'alternarsi di governi diversi durante la medesima legislatura. Cioè, appare essere un sistema più equilibrato e complessivamente comunque altrettanto, se non più stabile del premierato. Grazie al direttore di Naspred Francesco Zucchini. Grazie a voi.